Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. È un'edizione De Agostini, il modello è in scala 1:8 e l'uscita è la numero 73. Vado subito a vedere quello che ho trovato in questa nuova uscita e a procedere al montaggio. Per chi volesse dare lettura e prendere visione dell'interno del fascicolo potrà farlo con il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti con tutto il mio cuore, e alle persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte, chiedo a loro, sempre che ne abbiano piacere di farlo, di attivare anche la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato a farsi montare il modello, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso andremo a montare un po' di particolari molto delicati, quindi attenzione quando andate a manipolarli, a maneggiarli. Abbiamo lo specchietto retrovisore interno, quello retrovisore esterno e i due tergicristalli. Io sono andato già a crearmi i filetti, sono andato quindi a prendere una vite MP e me la sono andata ad avvitare qui, senza assolutamente usare alcun lubrificante. Fate attenzione perché chiaramente ci vuole un po' di forza per farla avvitare, ma nulla dovrà essere appoggiato a questo braccetto che è in plastica. Questo è tutto un pezzo di plastica, quindi mi raccomando, tenete saldo questo pezzo qui senza appoggiarvi al resto e avvitate. Ok? La stessa cosa qui, ma con viti diverse. Ho preso la DP, una qui e una lì, e mi sono creato il filetto. Fate attenzione perché dovete andare molto piano. Quando trovate dei particolari così piccoli, se sentite che la vite fa molta fatica ad entrare, piuttosto allargate appena l'entrata e andate piano piano. Questo consentirà alla plastica di dilatarsi dolcemente e quindi di avere il tempo di appunto creare lo spazio alla vite senza spezzarsi, senza rompersi, altrimenti spaccate la plastica. Fate attenzione. Fate aderire bene la pellicola all'interno. Io adesso questo specchietto retrovisore non lo inserirò, non volevo neanche inserire il parabrezza anteriore come vi ho fatto vedere all'inizio del video numero 71. No, il video era il numero, aspettate che controllo perché non me lo ricordo. Comunque dai, il video dove si mette il parabrezza. Perché? Perché io ho chiesto la sostituzione di questo pezzo che è fallato. Ve l'avevo fatto vedere, se mi seguite e non mandate avanti video veloci lo sapete. Quindi vi farò vedere come va inserito, ma non lo inserirò perché poi dovrò toglierlo e quindi non vorrei danneggiarlo. Questo invece lo potrò fare perché si tratta di mettere le viti e non ci sono problemi. Quindi prendo la mia porta, anche perché la porta è a posto, quindi posso farlo. Vado a rimuovere la vite sempre tenendo il dito pollice e il dito indice solo su questo pezzo, non sullo stelo, anche se non è un fiore, sul gambo come vogliamo chiamarlo, dello specchietto retrovisore esterno. Ecco, lo metto così.
e avvito. Non abbiate mai fretta, tutto con calma, mi raccomando. Ecco, vi do un piccolo consiglio. Adesso non lo serrate fino alla fine, non stringetelo, ma lasciatelo un po' lento. Questo vi permetterà, se lo andrete ad urtare non in maniera esagerata, di non danneggiarlo. Lo stringerete poi alla fine, tanto lo possiamo fare. E questo è a posto. Adesso andiamo a montare i tergicristalli, quindi prendiamo questo, ecco qui, i tergicristalli sono identici, quindi non vi preoccupate, possiamo mettere questo di qua o questo di qua, non cambia assolutamente nulla. Li facciamo entrare qui, in questi due fori, uno e uno. Vado a rimuovermi la vite che ho messo prima, questa. Metto anche l'altro. Un attimo, ragazzi. Va bene, volevo non rimettere nuovamente così la scocca, ma devo dire che mi è più semplice farlo inserire così che da dietro. Allora, stavo guardando che questo mi sta davvero tanto distante dal vetro, guardate, vi faccio vedere. Quindi devo piegarlo un po' all'interno. Oppure facciamo così, anche se sono uguali, provo a mettere questo al posto di questo e vediamo, magari uno ha più inclinazione dell'altro e riesco a farlo rimanere più vicino. Proviamo. Bisogna fare delle prove, non dobbiamo mai avere fretta.
anche se credo che non risolverò nulla. Un po' meglio è, ma proviamo a montare anche questo. Ma è proprio questo, vedete? Questo è esageratamente distante. Peggio ancora. Allora un attimo, metto pausa e vediamo se riesco. Lo scalderò con il phon per i capelli. Vediamo, metto pausa e vediamo se riesco a farlo vedere in diretta con voi cosa posso fare, ok? Ci vediamo dopo. Provo, vi faccio proprio vedere quello che faccio io. Fa un po' di rumore, non potrò ovviamente parlare, ma questo non è un male. E vediamo. Vediamo che non faccio danno, perché potrebbe anche essere. Forse basta già, provo. Decisamente meglio, guardate, c'è veramente poco, ancora un po'. Comunque, per capirci, io sto piegandolo qua, guardate, proprio qui. Devo ancora piegarlo un po', così, assolutamente non su questa parte. Infatti, come potete vedere, preferisco piuttosto scottarmi io, ma non devo andare a deformare la spazzola, assolutamente. Secondo me adesso va bene. Avete visto? Guardate. La spazzola è perfettamente contro. Mettiamo quest'altra di qua. Anche questa è da piegare un po'. Facciamo la stessa cosa. Dovete piegarlo, mantenerlo in posizione, così lui raffreddandosi non torna indietro. Ecco qua. Proviamo. Perfetto. Adesso lo avvito e vi faccio vedere. Avete visto, ragazzi, perché vi dico iscrivetevi al canale. I miei video sono necessariamente più lunghi di altri tutorial perché non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di aiutare tutte le persone a montare il modellino nella maniera più corretta. Beh, adesso vi farò vedere anche a voi.
ma devo dire che non c'è paragone rispetto a prima. Sono piccolezze che fanno la differenza in un modello. Avere un tergicristallo riprodotto bene, ma che non tocchi il parabrezza e sia distante mezzo centimetro, proprio no. Guardate adesso. Avete visto? Tocca. Così mi piace. Ecco qua. Bellissimo. Però un attimo, perché sto guardando adesso una cosa. Nella foto ce li fa vedere, nella foto ce li fa vedere più bassi, eppure sono identici, perché come vi ho detto tante volte, quando vedete due o più elementi identificati con una sola sigla vuol dire che sono identici, quindi non è uno più lungo uno più corto. Ma qui, come potete vedere, i tergicristalli, vabbè, qui è fatto male, è stata fatta male la foto, adesso me ne accorgo, guardate. Hanno fatto andare il tergicristallo addirittura sulla carrozzeria, quindi è questo che è sbagliato. Ecco, era fuorviante questa foto, vedete? Non capivo per quale motivo i miei rimanessero così. Sono stati montati male questi. Sì, complimenti a chi ha fatto la foto, perché il risultato finale infatti è questo. Eccolo qui. Bellissimi. Mi rimane da mettere questo, che potrei anche montarlo, e piuttosto potrò andarlo poi a rimuovere da qua sopra, perché ci sono le due alette. Vediamo. Dobbiamo inserirlo qui. Abbiamo i due perni che escono, attenzione, ve li faccio vedere. Questi piccolini. Mettiamo prima il primo, però dovete fare attenzione, perché poi viene naturale spingere sullo specchietto. Non dovete farlo, non dovete farlo. Metteteci il tempo che volete, ma dovete soltanto toccare questa staffa. Non mettete le dita qui, perché rompete questa staffa qua argentata. Mi raccomando. Viene naturale, uno appoggia e fa questo lavoro e rompe subito questa staffa qui. Non dovete farlo. C'è da lavorare un po', ma ce la possiamo fare. Forse si lavora addirittura meglio da questa parte. Vediamo. E a me viene difficile farvi vedere il montaggio, ragazzi, però ce la sto facendo piano piano. Non è facile, ve lo garantisco. Però sto valutando se montarlo o no, per il discorso che vi ho detto prima. Guardate ragazzi, tanto va messa qui, però non voglio montarlo perché poi dovrò sostituire il pezzo e smontare di nuovo tutto, e le parti più delicate non mi conviene montarle per poi andarle a rimuovere nuovamente, con il rischio veramente poi di danneggiarle. Però ecco, va messo qui, niente di più. Il montaggio quindi termina qui. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino al numero 73 e poi ci salutiamo, quindi rimanete ancora con me. Guardate che bello questo particolare. Bellissimo.
complimenti alla De Agostini perché ha riprodotto questo modello che sembra la macchina vera in miniatura. C'è da incantarsi solo a guardare l'interno. Quello che poi vedete voi è niente rispetto a quello che si può sentire con mano. Tappetino in gomma come quella vera, sia anteriormente che posteriormente. I sedili, se avete seguito le fasi di montaggio, sono praticamente identici alla macchina vera. Gommini interni con ganci in acciaio, tessuto, similpelle, fascia lombare e sacrale che attraversa tutta la linea degli elastici. Cosa vi devo dire più di questo? Cinture di sicurezza. Eccole qui. Qui poi ci sono dei cavi elettrici che serviranno per riprodurre gli effetti sonori una volta che metteremo le batterie e la nostra scheda elettronica sarà attaccata a tutte le utenze. Cruscotto con tachimetro, chiave da inserire all'interno con la parte finale in metallo che garantirà il contatto tra questi due fili che adesso sono interrotti, e grazie all'inserimento della chiave si creerà un ponte che genererà l'accensione del motore e l'accelerazione. Quindi grazie a una cassa, un altoparlante, si potranno sentire questi suoni, nonché anche il clacson, ma quello non c'entra niente con la chiave, ci sarà un altro pulsante dedicato. Poi abbiamo questo che dovremo montare più avanti. E infine questa parte qui. Pensate soltanto a che progetto c'è dietro questa costruzione, dietro ogni modellino. È vero, ragazzi, spendiamo dei soldi, ma sinceramente un modello così non potete averlo a poche centinaia di euro. Considerate anche i fascicoli, tutto quello che c'è. Guardate che meraviglia. Bene, ragazzi, e con questa immagine tutt'altro che, che scenografica, insomma, dipende dal punto di vista, ecco. Comunque i contenuti sono meravigliosi e la disposizione dei pezzi molto meno. Io vi ringrazio del vostro tempo. Grazie a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Seguitemi perché adesso vado a preparare l'uscita numero 74 e poi la 75. A dopo, ciao!